E bentornati a tutti. Oggi siamo qui in un nuovo video. No, dovrei avere il volume del microfono un po' più alto del solito, perché era da un po' di tempo che effettivamente nei video mi si sentiva troppo basso. Fatemi sapere come è in confronto alle scorse volte. E oggi siamo qui per parlare appunto delle ricompense per chi ha messo il codice um, all'apertura del nuovo server, all'apertura del server internazionale. Ormai sono passati quasi 2 mesi? Sì, che ha aperto il 17 febbraio, mi sembra, quindi stanno per passare 2 mesi dall'apertura e con un po' di giorni di ritardo, perché finiva il 28 e è arrivato il 1 marzo, è arrivata finalmente l'email dalla Gameforge, dal lato marketing della Gameforge, con i codici per il completamento dell'atto 1 entro il 14 e l'atto 2 entro il 28. Quindi questa volta non ci hanno dato dei numeri specifici, non si sa il perché. L'altra volta avevano detto che il 60% dei giocatori aveva preso l'SP tra quelli che avevano messo il codice. Adesso non ci sono numeri, però c'è scritto che anche se meno persone hanno completato i requisiti in confronto all'Achievement 1, fare la prima SP, il numero di persone che hanno fatto l'Achievement 2 e 3 sono quasi gli stessi, il che è impressionante. Questo successo ovviamente ha avuto un impatto sul numero di codici, come previsto. Quindi mi hanno dato 15 codici per l'Achievement 2 e 15 codici per l'Achievement 3, che l'Achievement 2 ti dà, un uniforme da portiere completa permanente e 40 pozioni di recupero da 1500, 40 pozioni da 1500, tutto limitato, e questi codici finiscono l'11. Per invece l'Achievement 3 daranno un asino pignata magico e uno speed booster magico da 3 giorni, sempre limitati, e i codici finiranno di funzionare il 30 di questo mese. Sì, aprile è il 4, il 30 di questo mese. Non ci sono requisiti o restrizioni per il come io posso distribuirli, quindi in modo simile all'altra volta stavo pensando semplicemente una domanda. Però stavolta non è una domanda di conoscenza del gioco, almeno non è una domanda con una risposta giusta. La domanda che voglio farvi, che voglio che mi scriviate nei commenti, è semplicemente quale momento o quale parte della storia di Nostale, della storia principale di Nostale, contando anche gli atti secondari come Midgard o il deserto, quindi contando tutte le missioni che fanno parte della storia, quindi atto 1, atto 2, atto 3, atto 4, il deserto, il vulcano, che è principale, il deserto sarebbe secondaria, però è comunque una storia a sé stante. Il vulcano è principale, atto 6 è a metà tra principale e secondaria, e atto 7. Le storie dell'artista marziale posso considerarle, sì, preferirei di no, però se a qualcuno sono piaciute le storie dell'artista marziale che si trovano nella biblioteca durante le missioni delle SP, scrivete quelle e vedrò io poi. Quindi, appunto, ditemi nei commenti qual è il momento della storia di Nostale che vi è piaciuto di più, che vi ha particolarmente, che vi è rimasto nella mente più che altro, perché so che la storia di Nostale può essere abbastanza banale o inefficiente o piena di buchi di trama. E in modo simile all'altra volta, datemi quanti più dettagli potete. Ovviamente darò priorità a chi risponde per primo, darò priorità a chi mi dà più dettagli, ma questa volta non c'è una risposta giusta o sbagliata, come l'altra volta che era
La risposta completa era in generale prati soleggiati, 30-45, con le aste magiche o bacchette da rabdomante da Malcolm Mix che si comprano a 400 euro l'uno, 30 fagioli piccoli, semi della potenza, cristalli, bla bla bla. C'è il fatto dello stregone da proteggere, si incontra 3 volte il boss del raid, si ottiene il sigillo, 900 di reputazione, circa 10.000 di oro, alla fine della TS si ottiene un minimo di esperienza e job. Ci sono vari dettagli che non sono stati detti nei commenti, ma quelli più importanti di tutti sono stati detti, quelli che ti mandano a capire perfettamente qual è la TS prima di partirla. Tutti gli altri dettagli che ho elencato io sono per chi è veterano della TS e si ricorda le cose dopo averla fatta. Quindi comunque complimenti a tutti quelli che hanno scritto le cose giuste. Quindi, appunto, c'è questa la domanda. Voi scrivete nei commenti la domanda e poi io penserò a darvi i codici. Facciamo... inizierò a elargire i codici da martedì 6. Sì, perché sono già in ritardo sul fatto di mettere questo video su internet per vari problemi che ho avuto e il tempo è molto limitato perché l'11 scadono i primi codici. Quindi io il 6 inizierò a mandare i codici sia dell'Achievement 2 che dell'Achievement 3, a seconda delle risposte che mi date. Ok, e inoltre c'era uno dei miei... una delle persone con cui ho giocato, un artista marziale, un main artista marziale, che mi aveva fatto una domanda all'inizio dell'Achievement 2 e io ho chiesto quindi alla Gameforge la risposta a questa domanda per potergliela dire. La domanda era, ecco qua la mail, il codice influencer controlla tutto l'account o controlla solo il personaggio specifico che lo ha attivato? La risposta è, non importa quale personaggio abbia attivato il codice o il coupon, noi controlliamo sempre l'intero account per controllare se un giocatore ha completato i requisiti per un achievement, per un obiettivo, su qualsiasi dei suoi personaggi che possiede su quell'account. Questo vale anche per i personaggi cancellati, eliminati. In altre parole, il codice è associato all'account e non al personaggio. Quindi, per gli artisti marziali che erano in dubbio su quali personaggi fare atto 1 e atto 2, o su quali personaggi avere la prima SP, la risposta era su quello che volevate. Però la Gameforge non mi ha dato modo di dirvelo perché mi ha risposto appunto 18 ore fa alle 20 di sera del 1 aprile. Non molto efficiente, però comunque finalmente una risposta e questa risposta servirà anche per il futuro quando eventi del genere verranno fatti di nuovo. Perché, come hanno detto, hanno intenzione di fare di nuovo eventi del genere e hanno anche chiesto un feedback a noi creator su come pensiamo che sia andata questa cosa. Io penso che sia andata relativamente bene, ma ci sono tante cose su cui avrebbero potuto essere più efficienti, tipo appunto la velocità delle risposte. Il team di marketing non ha, a me almeno, perlomeno, non ha mai risposto al di fuori di queste mail in cui dava anche i codici. Avevano scritto contattateci per avere informazioni se avete dubbi, se avete qualsiasi cosa. Alla fine io l'ho fatto e la mia esperienza è che non mi hanno risposto. Per il resto, nei periodi appunto dei codici, tipo appena arrivata questa email, sono molto attivi, rispondono facilmente, ti danno ciò che chiedi, scherzano anche, ti mettono le faccine nelle mail. Insomma, quando è il periodo giusto, ottimo lavoro, ma quando è fuori periodo è come se non esistessero. E quindi questo. Però comunque, appunto,
Ripeto di nuovo per sicurezza, per chi aveva il cervello spento quando l'ho detto prima, la domanda per ricevere i prossimi codici è: qual è il momento, il periodo della storia di Nostale, di uno qualsiasi degli atti principali e Midgard e il deserto, e per chi volesse l'artista marziale, lo accetto, che vi è più rimasto impresso nella mente o che vi è più piaciuto. Poi, esattamente come l'altra volta, ho bisogno di sapere anche il vostro nome in gioco, il vostro server, o in alternativa, se non volete far sapere il vostro nome in gioco, un altro modo per contattarvi, che sia il nome di Discord con il numero, come ha fatto qualcuno l'altra volta, o che sia magari una email. Scegliete voi il livello di privacy che volete avere, scegliete voi il modo in cui io dovrò contattarvi e detto questo, nient'altro, perché sembra che questi fossero gli ultimi obiettivi. Già, Fixplan aveva ragione. Questi erano obiettivo 2 e 3 assieme, hanno fatto il finale di questo progetto di corsa, probabilmente perché avevano paura di perdere gente per gli obiettivi durante il vento di Pasqua. E un attimo, mi sembra che il microfono adesso vada un po' troppo. Comunque, e quindi c'è il dubbio del: sarà vero adesso il fatto che dopo questo secondo mese di vita del server continueranno a fare degli eventi esclusivi per l'internazionale? Visto il passato della Gameforge io direi di no, ma visto il passato più recente di quanto si stiano mobilitando anche per interagire, diciamo, le patch sono molto più frequenti, sono molto più sostanziose in confronto al passato, e comunque su Discord gli staffer sono molto attivi e alcuni sono anche simpatici. Quindi si spera appunto che mantengano la promessa del non far morire il server come tutti gli altri. Però appunto per il momento non ci resta che aspettare, rimanere a guardare, dare la nostra opinione, perché quella è sempre una cosa importante da fare, e quando se ne avrà, quando si ha voglia, quando si vuole loggare, semplicemente giocare. Quindi godetevi la doppia exp, che a quanto mi hanno fatto sapere è stata attivata in anticipo, e ci vediamo poi quando vi darò i codici o al prossimo video, che se tutto va bene dovrebbe essere quello degli amuleti. Quindi, bye bye.